Ciao a tutti, oggi ti propongo il pandoro con lievito madre, sofficissimo, sempre con il mio impasto unico semplificato, ma con una lievitazione mista. Non so se ne hai mai sentito parlare, si usa in pasticceria. Praticamente andrò ad aggiungere una percentuale di lievito di birra, lievito madre, così i grandi lievitati, ricchi di grassi come il panettone, il pandoro, avranno una spinta maggiore per la lievitazione. Dovrai comunque usare un lievito madre attivo in forza e rinfrescato perlomeno 2-3 volte prima di iniziare l'impasto. Ecco il mio lievito madre ben attivo ed in forza, l'ho rinfrescato per 2-3 giorni e l'ho tenuto a temperatura ambiente. Il giorno della preparazione dell'impasto del pandoro rinfresco il lievito madre la mattina alle 8, a mezzogiorno e alle 16. Ovviamente lo rinfresco sempre al raddoppio avvenuto. Alle 8 posso iniziare la preparazione del pandoro. Preparo il mix aromatico, metto in un pentolino del burro, del cioccolato bianco e del miele. Ci grattugio la scorza di un limone e di un'arancia non trattata. Porto il tutto sul fuoco e lo faccio sciogliere dolcemente a bagnomaria. Di seguito aggiungo 2 cucchiaini di estratto di vaniglia, questo è il mio, fatto in casa con l'estrazione a caldo, ti metto il link nelle schede video se lo vuoi preparare. Aggiungo inoltre 2 cucchiaini di rum, se preferisci puoi mettere anche l'aroma di rum. Mescolo bene il tutto e inserisco questo mix aromatico profumatissimo all'interno di un barattolino di vetro. Lo metto nel frigorifero e lo lascio riposare fino al momento dell'utilizzo. Tieni presente che più riposerà e più sarà profumato, quindi puoi prepararlo tranquillamente il giorno prima di iniziare l'impasto. Posso iniziare a preparare l'impasto con il lievito madre rinfrescato 3 volte in una giornata e con una piccola percentuale di lievito di birra. Spezzetto il lievito madre all'interno del contenitore della planetaria e ci aggiungo di seguito il lievito di birra sbriciolato. Aggiungo lo zucchero semolato e di seguito il latte o a temperatura ambiente o ancora meglio freddo, così non si andrà a surriscaldare troppo l'impasto durante la fase di lavorazione. Inserisco la foglia e faccio andare la planetaria per un paio di minuti per far sciogliere il lievito madre e il lievito di birra. Poi inizio ad inserire la farina Manitoba piano piano a cucchiaiate. Ho finito di inserire tutta la farina, ecco come si dovrà presentare l'impasto prima di inserire i tuorli. Un composto compatto e liscio. Posso aggiungere i tuorli, uno alla volta, farò assorbire il precedente prima di mettere il successivo, quindi anche questa fase va fatta con estrema lentezza e calma. Ricordati di fermare la planetaria tutte le volte che avrai fatto assorbire un tuorlo, di pulire bene i bordi con una spatolina oppure un tarocco. Io uso uova a pasta gialla biologiche, così il mio pandoro avrà anche un bel colore dorato. Finito di inserire tutti i tuorli, raccolgo l'impasto dai bordi del contenitore e metto il gancio. Lavoro l'impasto fin quando non avrò ottenuto una buona incordatura. Tengo sempre la planetaria alla velocità 2, massimo 3, ma dipende molto anche dal modello di planetaria che hai. Quando noto che l'impasto ha raggiunto un'incordatura che mi soddisfa, aggiungo una piccola percentuale di burro. Il burro dovrà essere morbido a temperatura ambiente. Lo metto piano piano e inserirò il successivo solo quando il precedente non si sarà assorbito. A
questo punto controllo l'elasticità dell'impasto, ma anche la temperatura, che non dovrà superare i 26-27 gradi. Il mio impasto è già arrivato a 25 gradi, quindi non rischio inserendo gli altri ingredienti. Lo copro con la pellicola alimentare e lo lascio riposare, freddare in frigorifero per circa 30 minuti. Trascorso il tempo di riposo in frigorifero, metto gli altri ingredienti, sempre piano piano. Metto un uovo intero e metà farina zero ed inizio a farla assorbire all'impasto. Aggiungo l'altro uovo e finisco di inserire l'altra metà di farina zero. La faccio assorbire completamente. Quando vedo che l'impasto inizia a compattarsi al centro della foglia, metto il gancio e continuo ad incordare. È arrivato il momento di inserire lo zucchero a velo. Io sto usando uno zucchero a velo vanigliato. Lo metto piano piano a cucchiaiate e lo faccio assorbire all'impasto. Ogni tanto ferma la planetaria, stacca l'impasto dal gancio, capovolgilo in modo che lo zucchero si vada ad assorbire in modo uniforme. Una volta finito di mettere lo zucchero a velo, l'impasto inizierà a diventare più grezzo, umido, inizierà a sfaldarsi. Non ti preoccupare, è normale, essendo un impasto unico avrà più tempo di sviluppare con i nuovi ingredienti inseriti la maglia glutinica. Quindi togli il gancio, rimetti la foglia e procedi lavorandolo con calma. La cosa importante è non farlo surriscaldare, quindi controlla la temperatura oppure fai delle pause mettendolo in frigorifero. Quando noto che l'impasto sarà tornato elastico, rimarrà attaccato al centro della foglia, posso iniziare a mettere il mix aromatico freddo di frigorifero. Inserisco nuovamente il gancio, ma puoi lasciare tranquillamente anche la foglia e lo metto a cucchiaiate, piano piano, fino a metterlo tutto. Adesso aggiungo il sale e lo faccio assorbire. È arrivato il momento di mettere il burro morbido a temperatura ambiente. Usa preferibilmente un burro bavarese. Metti il burro piano piano, a pezzetti, fallo assorbire completamente prima di mettere il successivo. L'impasto del pandoro è pronto, imburro il piano di lavoro e ce lo lascio cadere. Faccio qualche giro di pieghe fin quando l'impasto non sarà tenace, poi formo un panetto pirlandolo e lo lascio sul piano di lavoro per 30 minuti. A questo punto imburra bene il piano di lavoro e poi tira l'impasto, allargandolo. Questo è il metodo ideale, magari se vuoi inserire delle sospensioni, tipo delle gocce di cioccolato. Andrai ad inserirle a strati e poi piega l'impasto, formando nuovamente un panetto. Metti l'impasto all'interno di un contenitore ben unto con del burro, schiaccialo e poi metti un segno per valutare quando avrà triplicato di volume durante la lievitazione. A questo punto metto il mio pandoro a lievitare. La lievitazione dipende molto dalla temperatura ambiente, quindi può impiegare dalle 12 alle 18 ore. Ecco il mio impasto ha perfettamente triplicato di volume, mi raccomando aspetta sempre che abbia raggiunto il livello di lievitazione indicato, altrimenti poi farà più fatica a fare l'ultima lievitazione nello stampo. Imburro bene lo stampo per pandoro. Poi imburro anche il piano di lavoro e ci lascio cadere l'impasto. Faccio un giro di pieghe senza rovinare la lievitazione e poi lo pirlo, ma in modo delicato, senza rovinare troppo la lievitazione.
Sistemo il panetto all'interno dello stampo e lo copro con della pellicola alimentare. A questo punto dovrò aspettare che arrivi fino al bordo dello stampo. Anche in questo caso la lievitazione dipende dalla temperatura ambiente di casa tua. Puoi impiegare dalle 5 alle 8 ore. Ed ecco il mio pandoro a lievitazione avvenuta. Tolgo la pellicola alimentare e posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 10 minuti. Metto lo stampo nel primo livello del forno partendo dal basso. Tieni presente che il mio forno ha 5 livelli. Dopo 10 minuti di cottura a 180 gradi abbasso il forno a 160 gradi e procedo la cottura per 30-35 minuti. Fai sempre la prova a stecchino prima di togliere il pandoro dal forno e se necessario prolunga la cottura. Le indicazioni di cottura che ti do riguardano il mio modello di forno. Se noti che il pandoro sta cuocendo troppo sulla superficie, metti un foglio di carta stagnola. Prima di togliere il pandoro dal forno faccio la prova a stecchino. Lo stecchino è perfettamente asciutto, quindi sistemo il pandoro sul piano di lavoro. Lo copro con un canovaccio pulito e lo lascio freddare prima di toglierlo dallo stampo. Dopo un paio d'ore tolgo il pandoro dallo stampo e tu guarda che meraviglia, sembra una nuvola di sofficità. Lo spolverizzo con abbondante zucchero a velo e sono pronta per la prova assaggio. Se lo devi conservare, mettilo all'interno di una busta apposita per alimenti, magari spruzzata con dell'alcol alimentare per sanificare la busta. Conservalo senza zucchero a velo. Lo zucchero a velo lo andrai a mettere al momento di servirlo. Il profumo è magnifico e la sofficità è unica. Bene, mi gusto il mio pandoro senza commentare perché credo che questo pandoro si commenti da solo. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, un abbraccio, a presto!